Buongiorno amici, ho deciso di acquistare un combo speciale per la pesca a bollentino costiero, ovvero un mulinello elettrico piccolino adatto allo scopo, abbinato a una canna da casting, cioè per i mulinelli rotanti. Allora facciamo l'unpackaging e vediamo insieme che cosa ho preso. Iniziamo allora a spacchettare il nuovo acquisto del mulinello elettrico, un nuovo mulinello di nuova concezione. Apriamo e vediamo che mulinello ho acquistato. Eccolo qua ragazzi, Leo Breeze 200 JL, cioè manovella a destra, Daiwa. Ragazzi, è un mulinello che costa, ve lo dico subito, parecchio. Ecco qua, si apre, c'è subito il cavo elettrico per connetterlo alla batteria, il gioiellino. Spacchettiamo la canna, guardate com'è imballata, eccola qua. Questa è una canna per mulinello da casting a bobina rotante, monopezzo, la Jig Light, lunghezza 196 cm con un range da 100 a 200 grammi. Rifiniture, beh, non c'è bisogno di parlare dell'Italcana, rifiniture, design al top di gamma. Bene, non ci resta che testarla e provarla con qualche bel pesce, magari qualche bella tenuta. Allora, eccoci in barca amici, proviamo ad accenderlo qua sull'attacco della murata della barca. L'attacco è lo stesso, uso lo stesso cavo del Tanacom, è molto semplice. Qua c'è il tappino da levare, inserire il cavo in modo che coincidano i due pin, ovviamente stringere. Già sentito il beep, avete sentito il beep, ed eccolo qua che dà giustamente 00. Inneschiamo il gambero. Bene, allora la prima operazione da fare con Leo Breeze prima di calare è di portarci la lenza a pelo dell'acqua, come se stessimo per salpare un pesce, e dopodiché dargli il reset, cioè schiacciare una volta il pulsante di mezzo reset. Fatto. A questo punto schiacciamo il tasto di rilascio della bobina e caliamo. Ecco che parte il contametri. Vediamo intanto se è preciso. Imbobinato con 200 metri dello 0,20, PE2. Multicolor, un Daiwa per 8, un braid, ecco 84, invece qua mi segna 78, quindi c'è 6 metri, va bene, ci sta di differenza, un 6 metri di tolleranza perché ovviamente non scende mai completamente perfetta. Facciamo un po' di jigging, vediamo che anche recuperando a mano il contagiri conta i metri che recuperiamo. Allora vediamo come lavora un pesce incannato. Devo ancora rendermi conto della velocità, adesso sono a 17, non è un pesce grosso quindi posso forzarlo. Vediamo l'autostop, mancano 25 metri, a mano, è bella anche, come femmina gattina, dai. Ecco qua, prese 2 proprio con tecnica jigging, cioè facendo saltellare il gambero praticamente. Ok, ricalato, siamo quasi sul fondo, 86 arriva, preciso, anzi 83. Attenzione, ha già dato una tocca, una è andata. Ecco, sono a velocità 20. Vedete, quando ha tirato, dato la testata, ho interrotto il recupero del filo. Questo permette di giocarsela meglio, quindi possiamo lavorare in due modi, con la frizione che è preimpostata e non dobbiamo far nulla in caso che tiri in maniera eccessiva. Invece
sulle testate possiamo diminuire la velocità di recupero semplicemente agendo col pollice. Questo è un grande vantaggio. Ecco, interrotta. Eccola qua. Bella femmina, non enorme, ma una c'è, vediamo se prendiamo anche la seconda. Ecco, c'è anche la seconda. La Gighi è uno spasso, ragazzi, veramente. Se stiamo lì anche con una attaccata, abbiamo la pazienza, attacchiamo anche la seconda. Vediamo se le tiro su tutte e due. Velocità 16, mancano 50 metri. Non bisogna neanche mollare, lasciare il filo troppo in banda, diciamo. La tensione deve essere sempre abbastanza alta perché non si slamina. A 2 metri si ferma da solo. Una da fuori, questa la liberiamo. Purtroppo non arriva il pezzo grosso per provarlo e aspettiamo. Comunque per il jigging, anche con 2 tanute attaccate da 400-500 grammi l'una, da Dio. Adesso vediamo col trattore se lo incanniamo. Però vedete come lavora bene sta canna, ragazzi. Ha tanta schiena, in realtà per tirare su sti pesci è meglio di quella di Bollentino. Eccola qua. Questa rotella, questa qua, serve per regolare il freno della bobina. Quindi se stringo scorrerà più lentamente, se apro ruoterà più velocemente. Questo soprattutto se siamo in presenza di forte onda o con piombi diversi, di grammature diverse, possiamo regolare la velocità di scorrimento della bobina in fase di discesa della lenza. Il bello di avere il mulinello elettrico, che anche se vogliamo cambiare spesso esca, non facciamo fatica a tirare su 50.000 volte. Persa, riproviamo. Devo capire la frizione. Ecco, adesso la vedo lavorare. Boh. Vedete qua che quando tira, attenzione qua la bobina, vedete che si ferma e cede il filo. Ecco, adesso la regolo in modo micrometrico e infatti la sta tirando su di più. Quando dalle testate si ferma la bobina da sola, quindi se è tarata bene la frizione non c'è neanche bisogno di agire sulla leva. 4 metri pronti a recuperare a mano. Ah, sono 2, ecco perché sono 2 maschi. Cazzo, ragazzi, allora sto mulinello elettrico è una figata, perché ho fatto veramente fatica zero. 1 e 2, doppietta di 2 maschi, ragazzi, quindi mulinello diciamo approvatissimo. Perché allora adesso faccio le considerazioni col senno del poi, perché è importante questa cosa qua, cioè non potevo testarlo meglio. Una presa da fuori anche, tra l'altro, guardate che culo, ha inseguito, madonna, presa da una branchia una. Come è andata? Vedi che mulinello elettrico 2 ne ho prese, doppietta, vedi, è meglio. Si è preso male. Dai che scherzo. Si è presa male. Una. E questo diciamo che ha mangiato più che bene, madonna, in gola ce l'ha questa. E 2. Bene, allora ragazzi, volevo testarla con un maschio e invece l'ho testato con 2 maschi. Allora la considerazione è questa, che mentre ieri ho pescato a Bollentino classico con la canna classica, oggi ho pescato appunto con canna da jigging e mulo elettrico.
c'è da dire una cosa, pro e contro di questa tecnica. Pro che tirare su 2 pesci così fatica praticamente zero, anzi facevo fatica a capire addirittura se fosse una femmina e invece erano 2 maschi. Quindi siccome questa è una pesca faticosa, che appunto con la pesca classica a bollentino con la mulinello a bobina fissa è molto molto faticosa, vi assicuro che dopo 4 pesci grossi la schiena, il polso, la spalla si sente, a differenza appunto del sistema classico col mulinello elettrico fatica zero, quindi se inizi a prendere parecchio pesce vale sicuramente la pena, il gioco vale la candela. La cosa di contro che non si riesce a tendere e a pescare nel migliore dei modi, a tendere la lenza nei migliori dei modi, quindi tutto il sistema pescante si muove in maniera meno fluida, si ha meno spazio perché la canna è più corta, si ha meno spazio di azione con la canna e quindi sicuramente si ha più difficoltà, si vedono meno mangiate e se ne perde anche di più di pesce. Se ne perde di più perché la ferrata con la canna corta e il mulo elettrico è abbastanza secca, e invece su questa pesca nello specifico della tenuta ci vuole una ferrata morbida, elastica, quindi la lunghezza della canna, il cimino molto più sensibile della canna classica da bollentino permette anche delle ferrate migliori, oltre a un movimento complessivo di tutto il sistema pescante sicuramente migliore. Però ripeto, siccome comunque qua è una pesca che si fanno tanti pesci, io preferisco perderne un po' e quelli che salparli appunto senza fatica e prendendone anche tanti. Questa è la mia considerazione, poi ci mancherebbe la mia personale, ognuno fa le sue. Allora, vediamo di prendere un altro maschio prima di andare via, così lo testiamo ancora una volta. Vediamo. Già dato, perso. Sì, gli dà a salire io. Bella questa, o sono 2 o un bel maschio. Questo tira di più di quello di prima. Apriamo un po'. No, una persa, una si è staccata, è andata. Una si è staccata, ha rotto. Ho sentita proprio che si è staccata, non c'è più niente. Basta. Ah sì, ce n'è ancora una piccola. La seconda è andata. Vediamo se mi ha rotto. Ho sentita proprio staccarsi. È un bel maschio anche il mio, figurati, erano 2. C'ho il maschio. Non riesco a fermarlo, non riesco a togliere. Niente. Aspetta che lo tengo io. No. Guarda se riesco, peraltro. Tieni solo questa. No, ha spaccato il filo. Addirittura. Ragazzi, adesso ho già cambiato i colori, ma un pesce, colori veramente, perché cambiano tanto dei maschi da maschio a maschio. Ce ne sono alcuni molto scuri, altri medi come il mio. Questo è veramente che livrea. Bene, allora siccome mi ha tagliato un terminale, sto pescando con un bracciolo solo, tanto sono le ultime cale, anzi l'ultima per me. Ha mangiato sul rilascio. Allora, vediamo, dovrebbe essere un maschio. Guardate come lavora la frizione, se dà dei colpi piccoli, diciamo, delle piccole testate, la bobina si ferma. Se invece insiste, cede filo. Eccolo qua, avete visto che andava al contrario? E cede filo. Frizione intelligente, devo dire. I giapponesi in questo caso veramente si sono superati. Un gioiellino. Ma quello che stupisce è soprattutto, ripeto,
è che maschi così grossi col bollentino, la classica canna da 3,5 metri e più, si fa una fatica bestia. Invece questo te lo salpa da solo. Ottimo ovviamente perché ha problemi di spalle, anziani o chi vuole la vita comoda come me. Eh sì, maschio, eccolo qua, bel maschietto. Devo dire che Ettore li prende sempre più grossi, però ci accontentiamo. C'hanno una forza, ragazzi, sti pesci, non riesci a tenerli in mano fermi. Eccolo qua, guarda che colori. Ecco, questo qua per esempio è molto azzurro, molto chiaro. Ma appena li prendi sono belli. Belli. Ecco, anche la canna lavora, che è veramente un piacere, vettino ipersensibile, quasi come una canna da bollentino, quindi unisce le due cose, sensibilità della canna da bollentino e schiena, tanta schiena per tirare su sti pesci qua è importante, perché se la canna da bollentino classica è troppo flessibile fai una fatica della Madonna. Comunque approvata la canna e anche il mulinello. Bene ragazzi, giornata finita, recensione direi positiva di canna e mulinello, pesce tanto, sia piccolo che grosso. Giornata splendida di mare calmo, senza vento, che dire di meglio. Torniamo a casa contenti. Un caro saluto e se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale. Ciao!